Eccoci qui amici, di nuovo qui nella mia cucina, la cucina di Vichcook, per un'altra ricetta spettacolare che ve lo dica fa. Oggi farò una torta la torta squisita di Vichcook, la crostata di Vichcook, chiamatela come pare, insomma una cosa buona. Ci piace prendere tutte le ricette in giro per l'Italia e rifarle qui con magari delle piccole aggiunte o migliorie, perché sì signori, si può migliorare qualsiasi ricetta, anche quelle fatte dai grandi chef. Stamattina mi ha chiamato Igini e mi ha detto: senti, ma tu la crema come la fai? Ig, ci penso io. E quindi alla fine ci scambiamo anche dei consigli. Vabbè, sto scherzando chiaramente. Comunque, detto questo, bando alle ciance, andiamo a fare la preparazione e gli ingredienti, perché so un po', però vi assicuro che il risultato sarà veramente eccezionale, senza alcuna ricetta che ci possa impressionare per il risultato uguale al nostro, perché noi... Allora riprendiamo. Qui abbiamo due preparazioni, uno per il contenitore, quindi la nostra pasta, la pasta frolla, chiamiamola così, e una per l'interno che è a base chiaramente di ricotta. Andiamo con gli ingredienti, poi comunque nel video in alto cliccate, ci sono tutti gli ingredienti precisi, perfetti per una torta per 4, 5, 6 persone. Allora, per la pasta frolla abbiamo bisogno di 200 g di burro, zucchero a velo, eccolo qui, ne serviranno circa 75 grammi, una quarantina di grammi di miele di acacia, se ce l'avete. Se non ce l'avete prendete un miele di fiori, quello che volete, ok? Un tuorlo d'uovo, mi raccomando, un tuorlo soltanto. 4 grammi di acqua, pochissima, praticamente per sciogliere il sale serve, non serve niente. Un pizzico di sale, una mezzo limone grattata alla scorza, mi raccomando, come il violino, quando suonate il violino, grattate la scorza del limone senza la parte bianca. Allora, ci vorrebbe un baccello di vaniglia, se ce l'avete prendete un baccello di vaniglia e poi lo raschiamo insieme, altrimenti esistono degli estratti che non è la stessa cosa, per carità, però se non avete altro vi comprate questo, mettete qualche goccia per l'equivalente di un baccello e avete un risultato, diciamo, gradevole al palato. Circa 300 grammi di farina debole, quindi una 00, una 0, insomma farina per dolci. Compratela buona, mi raccomando, perché ci vuole la farina buona. Per il riempimento invece andiamo a preparare circa 500 grammi di ricotta di pecora è più saporita, una ricotta buona insomma, non salata, mi raccomando. Circa 200 grammi di zucchero, io mi sono tenuto perché sennò qualche calorie esplodiamo, comunque 200 grammi vanno benissimo. Poi ci vogliono 3 uova completi, poi le sbattiamo, poi vediamo nella preparazione. 3 uova, circa 100 grammi di canditi, o li tagliate a pezzettini o li fate voi a pezzettini molto piccoli, mi raccomando, non fate i pezzi grossi. 150 grammi di cioccolato buono, fondente, classico direi, senza grandi cose, tagliato tutto a pezzettini. Poi ci vuole un bicchierino di anice, se lo trovate, se no provate a mettere anche un po' d'alchems, oppure un'anisetta, una sambuca, insomma quello che avete in casa. Non pretendo che andiate a comprare una bottiglia di anice per prenderne un bicchierino. Poi per spennellare alla fine avete due soluzioni: o prendete un albume insieme a un po' di zucchero e spennellate sopra, o basterebbe anche acqua e zucchero. Allora, in un contenitore andiamo a mettere il burro tagliato a pezzettini in modo che si sciolga più facilmente, o se no lo sciogliete, lo mettete, ma mi raccomando non lo fate diventare olio, quindi colante, deve essere pezzettini che poi piano piano si sciolgono piano piano nel riposo. Allora, l'impasto lo potete fare sia in una teglia tipo questa, sia, se ce l'avete, la planetaria con la foglia. Mettete tutto insieme, burro, zucchero e miele, e incominciate a girare piano piano in modo che si sciolga anche il burro piano piano. Quando il burro ha incominciato a sciogliersi in questa maniera, inseriamo, noi chiaramente non avendo la planetaria lo facciamo con mezzi semplicissimi, quelli che abbiamo a casa. La planetaria se ce l'avete, ok, perfetto, incominciamo a mettere il nostro tuorlo di uovo. Non guardate le mie quantità, perché come al solito, siccome c'ho la fila fuori la porta che tutti per venire a mangiare la torta squisita di Vichcook, ne ho fatto un po' di più, ma voi limitatevi alle quantità che vi sto dicendo, che comunque ritrovate nel video. Dopo aver messo l'uovo, mettiamo quel poco di sale che abbiamo fatto sciogliere nel frattempo in un po' di acqua, quei famosi 4 grammi di acqua,
A questo punto grattate il baccello di vaniglia e lo incorporate. Se non ce l'avete, mettete qualche goccia di vanillina, di estratto di vaniglia. Grattate mezzo limone e poi andremo a inserire la nostra farina. Limoni, e che ve lo dica fa? Limoni non trattati, mi raccomando, italiani, possibilmente di Sorrento. Non comprate i limoni che arrivano chissà da dove. Ecco qua una sviolinata di limoni. Andiamo ad incorporare la nostra farina setacciandola in modo da evitare che ci sia i pezzettini di farina. Chiaramente, avendoci la planetaria, questa brutta visualizzazione dell'impasto non si avrebbe, perché con la planetaria si amalgama tutto in una maniera migliore, però non è un problema. Adesso volgiamo sul tavolo e diamo un'impastata con le mani. Allora signori, il risultato della vostra planetaria, un vostro impastamento a mano, dovrebbe venire di questa portata. Guardate, bellissimo, morbidissimo. Nel frattempo vedete la pasta è bellissima e la lasciamo per un'oretta almeno in frigo a riposare. Allora, mentre la nostra pasta impasto si sta ancora riposando nel frigo, si sta a fare una pennica, noi prepariamo l'interno. Sbattiamo le 3 uova in un contenitore dove abbiamo messo tutto il nostro zucchero. Andiamo a inserire le nostre uova. Nel frattempo abbiamo tritato a pezzettini molto piccoli, come vedete, i nostri canditi. Buoni. Facciamoli piccolini, mi raccomando, più piccolini riuscite a farli e meglio è. Eccoli qua, vedete? Quanti canditi? Netto e mezzo. No, un etto, scusate, un etto, QB. Poi se vi piace mettete più. Stessa cosa per la nostra cioccolata. La cioccolata l'abbiamo tritata a coltello, la potete tagliare come volete, mangiate buona, a pezzettini piccolini, vedete? Tanto dopo tutto andrà in forno, quindi un pochettino si squaglia tutto. E la nostra ricotta che andremo a setacciare con un passino. Adesso vediamo. Allora, incominciamo a inserire il nostro zucchero, le uova, i nostri canditi. Che spettacolo! Poi inseriamo la ricotta e dopo in ultimo mettiamo la cioccolata. Visto che ci siamo, ci mettiamo anche il nostro bicchierino di anice. Alla salute! Prima di aggiungere la nostra ricotta, scolatela del siero che c'è dentro, perché sennò la ricotta si passa per non avere grumi. Poi se avete una ricotta molto morbida, allora questo procedimento potrebbe anche non servire, però se ce l'avete prendete uno scolapasta, va benissimo. Quando avete fatto amalgamare tutta la nostra ricotta potete aggiungere la cioccolata. Allora amici, è ora di riprendere il nostro panetto in frigo e andare a vedere che è successo, se si è riposato abbastanza. Mo' io famo un caffè. Eccolo qua, il nostro panetto si è riposato. Nel frattempo ho imburato 2 teglie, eccola qui una, ho messo del burro e sopra un po' di farina per non farla attaccare. Poi ne ho fatta un'altra piccoletta per darla agli amici, perché qua bussano e vogliono mangiare. Che te devo fare? Prima di stendere la pasta, ridategli un'altra impastata. Diamo prima una forma quasi tonda al nostro panetto e piano piano andiamo a stendere. Ecco qui, intanto abbiamo dato una bella forma, ci siamo riusciti. Con i pezzettini in più faremo delle listarelle a mo' di crostate, le mettiamo sopra dopo che abbiamo riempito. Se vi può aiutare potete usare anche una pala per la pizza per prendere tutto l'impasto e posarlo sopra. Ricordate che se vi si strappa non è un problema, rimettete tutto, rifate la pallottina e ci riprovate.
andiamo a riempire a questo punto andiamo ad infornare 180 gradi statico una quarantina di minuti, ma come dico sempre dategli una guardata, ok? A 10 minuti prima che finisca la cottura lo spennellate, tirate fuori quando avete un colore brunito, insomma non bianca, se no c'è una faccia che non si può vedere. Alla fine potete spolverare sopra con un pochettino di zucchero a velo. Sì, dimmi, sì, sbrigati che c'ho da fare. Sì, sì, ce lo devi mettere, sì. IG, te l'ho detto un sacco di volte, l'Archems ce lo devi mettere, sta a fare zuppa inglese, non è quella dei Frascati, zuppa inglese, Archems, ok? Sì, io ci ho messo, sì, la torta, mo la faccio vedere, uno spettacolo, mi è venuta una frolla eccezionale, vabbè, mo c'ho da fare, che è? No, la cacio e pepe richiamami, che dopo ti dico come si fa, che voi su non siete capaci a farla. Vabbè, mi chiami dopo, non fare un'oretta, va bene? Ok, ciao. Era Eginio, mi ha chiesto un po' dei consigli e quindi adesso dunque finiamo il video. La nostra torta è finita, è squisita, è eccezionale, è buonissima, guardate che roba, guardate che spettacolo, guardate la frolla, eccola qua la frolla, non, mannaggia, si vede? È fuoco? Perfetto. Guardate, la frolla è uno spettacolo, ragazzi. Questo è una nuvola di torta, è una crostata, una torta, fate come pare, basta che la mangiate perché è veramente buona. Mi raccomando, guardate, seguite pedissequamente tutti i consigli che vi ho dato. Guardate, se avete qualche difficoltà non è un problema, riprovateci perché sicuramente viene fuori uno spettacolo, vi faranno gli applausi. Non avete mai fatto una torta di questo genere e noi che andate a comprare le torte in giro, questa è la più buona di tutti. Guarda se riesco a mettere a fuoco, va. Vabbè, comunque la torta è eccezionale. Ho scherzato, sì, in effetti non era Eginio, era Cannavacciuolo. Vabbè, ma ognuno di loro mi chiama per avere consigli perché qua si fanno solo cose buone da mangiare e soprattutto prelibate, gustose, simpaticissime e che ve lo dico fare. Tornate sul canale, mettete like, condividete il video perché ho bisogno di altri iscritti perché sennò qua non si decolla e quindi poi non trovo gli spazi per poter fare altre cose. Mi raccomando, seguitela e eseguitela perché è veramente buona e non ha uguali con quell'altro che metti la ricotta, gira, impasta, arrivederci. Venite da Vinci che avete dei consigli per fare cose veramente buone. L'altri sì, sono bravi per carità, però qua vi divertite pure, che volete di più? Due piccioni con una fava.